Ciao a tutti e bentornati su White One Racing. Oggi parleremo degli alberi motore e dei vantaggi e svantaggi legati alla fase di aspirazione e alla forma della spalla. Iniziamo con un piccolo inventario del materiale oggi a disposizione. Albero originale Piaggio Vespa 200. Adesso qui sono quasi tutti del 200, ce ne sta solo uno della 125, però a noi interessa solamente far vedere la forma della spalla, non ci importa, non parleremo adesso della lunghezza della biella o del fatto che sia 125 o 200, riguarda solo la fase di aspirazione. Questo è un albero sempre originale Piaggio, però in questo caso del 125 e 150, però che è stato elaborato, è stato ritardato e poi ribilanciato a ore 12 mediante asportazione di parte del contrappeso lato volano dalla parte opposta. Poi abbiamo albero Mazzucchelli, questo del 200, Mazzucchelli anticipato, molto anticipato e non bilanciato. Albero Corsa 60, in questo caso biella 116, su base Tameni, che aveva il volantino tondo, è stato lavorato e bilanciato. Albero 200 Pinasco Corsa 60, no, questo qui è albero Jasil, Corsa 57. Ritardato, anche questo, di serie così esce. Albero Pinasco Corsa 60, albero Pinasco Racing, in questo caso in Corsa 57, cambia dall'altro perché ha il foro di bilanciatura tipo originale chiuso e le pasticche di tungsteno di bilanciamento, anche se non è bilanciato comunque ore 12. E poi, solamente per farvelo vedere, un albero lavorato tipo special lip per lamellare. La carrellata qui finisce e poi c'è ancora, che era rimasto nella scatola perché è il più prezioso, poi è un albero BGM Corsa 60 ritardato. Come vedete la spalla è identica a quello del Jasil. Ecco qui, materiale presentato. Una doverosa precisazione: prima qualche albero l'ho chiamato anticipato. Nessuno di questi alberi è anticipato. Il fatto che le case stesse li chiamano anticipati molto spesso, in realtà questi della Vespa Large sono tutti ritardati. Quelli lavorati sull'aspirazione non possono che essere ritardati. Anticipati non possono essere perché dal lato anticipo c'è il bottone di manovella, quindi non si può anticipare. Anticipati sono invece quelli della Vespa Small. Quelli lì sì, sono tutti lavorati sull'anticipo, quelli che si chiamano anticipati. In realtà esiste un albero, ma è un caso a sé, che è nettamente anticipato, anche è il Quattrini, però è una cosa proprio particolare. Quello ha il suo gruppo termico, ma montato così. Un altro albero completamente diverso che richiede la barinatura del carter apposita, quindi è un altro discorso. Questi alberi qui sì, ce n'è qualcuno, però è una piccola cosa, in realtà è solo sul ritardo. Una cosa che non ho detto prima è che gli alberi Pinasco che ho presentato, questo che sarebbe il Racing, che ha il tungsteno, e l'albero Pinasco non Racing, si distinguono anche per la lunghezza, per l'ampiezza del ritardo, perché il Racing è nettamente più ritardato di una decina di gradi buoni. Adesso qui si vede meno perché questo che non è Racing è stato leggermente toccato sul ritardo anch'esso, però c'è una differenza notevole. Veniamo al dunque adesso. Ricorrono spesso domande circa la miglior forma della spalla dell'albero, il ritardo ideale, il volume ideale del carter, tutto relativo. In realtà non c'è una forma migliore, ci sono forme che meglio si adattano
alle varie condizioni di funzionamento del motore, alle caratteristiche del gruppo termico, ai desideri del preparatore che vuole ottenere un risultato o l'altro. Allora cominciamo da un albero originale. Questo è l'albero originale 200, ma è solo per farvi vedere il punto di partenza. Questa è la base dell'elaborazione, quindi da standard è così. Vedete come è fatta la spalla, ma la maggior parte di voi penso che la conoscano. Ha un ritardo molto modesto. La fase di aspirazione sul 200, che ha la valvola lunga, non è più lunga complessivamente di 160 gradi, con un ritardo intorno ai 55, una cosa del genere. Ora, questo ritardo così modesto si presta a un motore estremamente elastico e poco spinto come quello del 200 originale, per il tipo di gruppo termico che ha. Però è un'ottima base per elaborazioni. Facendo piccole lavorazioni sul ritardo si possono ottenere incrementi notevoli di prestazioni, peraltro come abbiamo fatto vedere tra parentesi nel video apposito. Ora, adesso entrando nel vivo, bisogna parlare della forma della spalla. Quella del 200 originale è così. Poi questo è un primo step, anche se nello specifico è un albero del 125 di elaborazione, che si presta anche per 177 tranquilli. In questo caso 200 si può parlare di un 200 originale potenziato, oppure anche cilindri più performanti che si desidera far rendere in maniera molto dolce ed elastica, senza puntare sul massimo delle prestazioni. Prendiamo in esame ora questo albero. Questo è il Mazzucchelli che vi ho fatto vedere prima, Mazzucchelli ritardato. Ha un ritardo molto rilevante, anzi vi dico una cosa: se ne avete una a disposizione rappresenta il limite di ritardo da non superare per nessun motivo, specialmente con questa forma di spalla. E cominciamo il discorso della forma della spalla. C'è il taglio agli antipodi, c'è a pari ritardo, diciamo, la forma della spalla Mazzucchelli tagliata così, e la forma della spalla Pinasco Racing, che è scavata al massimo, assottigliata all'interno per non presentare ostacoli al flusso in ingresso dalla valvola, e chiaramente obbligatorio un'equilibratura rilevante, quindi asportazione di molto materiale dall'altra spalla. Mazzucchelli è squilibrato di natura, insomma esce così, bisogna equilibrarlo e tagliarne un pezzo. Ora ci sono sostenitori e detrattori riguardo all'utilità, alla teoria sull'utilità di scavare molto la spalla tipo Pinasco. Io, che dirvi, non voglio dare ragione o torto ad alcuno, penso solo che possa essere utile o dannosa questa lavorazione a seconda dello scopo che si vuole ottenere. Tenete presente che se lavorate molto la spalla, l'albero andrà equilibrato molto, quindi perderà massa, e questo di per sé è uno svantaggio per le prestazioni. Vero è che però quella forma facilita l'ingresso del gas nel carter. Saranno privilegiate le prestazioni ad alto numero di giri e sarà mortificata la coppia. Questo è il risultato. C'è però, e l'ho preso apposta tra gli altri, la spalla BGM, che rappresenta un validissimo compromesso tra i due estremi. Allora riprendiamo il BGM insieme al fratello nobile, al fratello povero che è il Jasil. Questo è BGM che si distingue dal Jasil soprattutto per la biella, che è migliore. Questo qua si tratta degli ultimi BGM, quelli prima avevano una biella un po' più simile a quella del Jasil, però la spalla è sostanzialmente identica. Dicevo, questo tipo di lavorazione della spalla di aspirazione io lo considero veramente valido, perché rappresenta un buon compromesso tra la minimizzazione degli ostacoli al flusso in ingresso e il mantenimento di un peso ragionevole dell'albero anche dopo l'equilibratura Ore 12, cosa molto importante questa. Tra l'altro
questi alberi hanno una fase di aspirazione non esasperata, c'è circa un centimetro di spalla in più rispetto al limite rappresentato dal taglio Mazzucchelli, che tuttavia si può con vantaggio asportare se si vuole spremere il motore di più, beneficiando anche della forma dolce del profilo della spalla. Tra l'altro, un'altra considerazione, questa è molto importante: il vantaggio di avere un carter più voluminoso e quindi una spalla più lavorata è anche che consente, senza avere rigurgiti, di sfruttare i vantaggi di una lunga fase di una lunga fase di aspirazione, quindi con un rilevante ritardo. Se il carter è troppo pieno e la fase è troppo ritardata, il volume del carter è più ridotto, quindi sarà più facile avere rigurgiti a basso regime. Questo è un altro elemento che va tenuto presente, però va nel senso giusto, perché più si vuole un motore spinto e più si vuole spostare il rendimento in alto, più ci si può permettere di svuotare il carter e ritardare. Altrimenti, se non si vuole ottenere questo, ma l'effetto opposto, cioè privilegiare l'elasticità di funzionamento della coppia ai bassi regimi, conviene mantenere il carter piuttosto pieno e ridurre il ritardo. Il discorso del peso è un'altra questione ancora. A parità di condizioni, a parità di altre condizioni, l'albero più pesante fa andare il motore meglio, questo è assodato. Una considerazione importante riguardo alla possibilità di utilizzare con vantaggio un ritardo cospicuo. Ciò è condizionato moltissimo dalla lunghezza del collettore, quindi se il ritardo Mazzucchelli rappresenta un limite per motori alimentati con carburatore SI, questo limite può essere ampiamente superato. Dico ampiamente, parlo di una decina di gradi tranquillamente, se si utilizza per esempio un carburatore anche da 30 col suo collettore lungo, perché il collettore lungo fa sì che sia presente una colonna d'aria la cui inerzia inibisce il rigurgito. Questo vale in particolare e tanto più in motori come il Quattrini 244, che ha il suo albero dedicato con una biella molto lunga, per cui lì c'è anche il vantaggio di un grande volume nel carter. Si arriva a ritardi cospicui veramente, c'è chi l'ha ritardato fino a 85 gradi senza avere problemi, che sarebbe un limite assolutamente irraggiungibile solo per poter far partire la Vespa con un carburatore SI. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.